tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Oggi vediamo come realizzare questo maglioncino molto carino. Io per questo video tutorial non vi parlerò tanto, non voglio parlare tanto di misure, di centimetri, perché vorrei appunto che come ho fatto io voi realizzaste il vostro progetto sulla vostra taglia, sulla vostra vestibilità perfettamente, anche perché appunto non è detto che lo realizzerete col filato che uso io. Molto spesso quando faccio dei progetti poi mi mandate foto realizzate con altri filati, giustamente magari che avete in casa, e quindi se io vi do come al solito io vi darò dei riferimenti se eventualmente utilizzate questo filato. Però è ovvio che se poi voi mi andate a utilizzare un altro filato più grosso o più sottile, un altro uncinetto, il tutto cambierà, quindi i riferimenti che io vi darò in questi tutorial, che comunque vi do, non andranno bene. Allora cerchiamo un attimo di capire bene come muoverci per poterlo realizzare. Nel tutorial vi farò vedere appunto il progetto realizzato sulla base di un campione, perché io questo maglioncino l'ho costruito passo passo, provandolo intorno alla mia vestibilità, e nel mentre non ho registrato subito il tutorial perché non sapevo come sarebbe venuto il progetto alla fine, se sarebbe venuto bene e con una vestibilità corretta, anche perché l'ho fatto, ho disfatto qualche pezzettino più volte, quindi l'ho riprovato, insomma l'ho aggiustato parecchie volte strada facendo, e quindi una volta appunto che l'ho terminato e che ho visto appunto che il progetto è venuto molto carino, vi ho registrato appunto il tutorial sulla base di un piccolo prototipo che ho fatto, e quindi sicuramente se ascolterete bene le indicazioni che vi darò riuscirete a farlo anche voi, anche magari utilizzando altri tipi di filati che avete in casa. Innanzitutto vi do un consiglio di non utilizzare filati troppo spessi, perché almeno a mio gusto personale rischierete di avere un maglione tanto pesante ed anche una lavorazione più grossolana e quindi meno raffinata. Quindi vi consiglio di restare su un filato lavorabile con un uncinetto che va dal 3, 3,5, massimo 4. Io ho utilizzato per la lavorazione l'uncinetto del 3,5 e vi dirò nel tutorial che ho utilizzato 300 grammi, quindi 6 matasse di filato di alpaca, un filato con un metraggio importante, 160 metri, quindi con una buona resa. Vi consiglio però di comprarne, se eventualmente utilizzate lo stesso mio filato, 7 di matassine, perché 6 proprio mi sono bastate giuste fino alla fine, non mi è avanzato poco niente di queste 6 matasse, quindi di 300 grammi. Anche perché se volete magari farlo più lungo di quello che ho fatto io, se avete una taglia più grande, 6 appunto non vi basteranno. Quindi acquistate eventualmente dello stesso filato sui 350 grammi. La lavorazione è una lavorazione che si esegue in top down, e quindi si parte dall'alto verso il basso, costruendo dapprima il nostro collettino con questo bordo elastico, e quindi si lavorerà in questo senso il nostro colletto con una lavorazione a maglie basse, e quindi da qui potrete gestire la circonferenza per il passaggio della vostra testa, che dovrete lasciare morbida. Quindi quando avrete montato tutte le vostre maglie, il lavoro non dovrà stringere nel passaggio appunto della circonferenza della testa, ma bensì dovrà essere bello morbido. Quindi fatelo, a parte che appunto vedete comunque è molto elastico, ma fatelo di un paio di centimetri più maggiori rispetto alla circonferenza della testa, un passaggio morbido. Una volta che avete realizzato il colletto, lo andremo a chiudere in tondo, e sul nostro colletto quindi si lavorerà in questo senso, così capite meglio. Lo andremo a chiudere intorno e poi andremo a montare delle maglie alte nella nostra prima circonferenza.
Anche qui, se avete una taglia abbastanza importante, quindi se non parliamo di SM come per la realizzazione di questo progetto, ma di una L o di una XL, vi consiglio già dal primo giro intorno al colletto di fare degli aumenti di maglie. Dopodiché andremo a lavorare il nostro primo bordo, i nostri 2 giri per realizzare questa sequenza di punti puff obliqui. Di schemi di questi punti puff ce ne sono veramente tanti. Io ne ho provati almeno 3-4 per la realizzazione di questo progetto. Alla fine ho scelto quello che mi piaceva di più, che è quello appunto che vi farò vedere, ed è anche più semplice e meno articolato per la lavorazione. Dopo aver realizzato i nostri punti puff andremo a fare 2 righe di maglie alte. La prima riga sarà semplicemente montata sulle catenelle del punto puff che troviamo della seconda riga. Poi il secondo giro di maglie alte, in questo secondo giro metteremo su gli aumenti. E anche qui, se appunto farete una taglia più grande del modello che adesso andremo a fare assieme, non seguite le mie indicazioni ma montate degli aumenti maggiori. E il consiglio che vi do, come ho fatto io del resto, è che strada facendo, mentre realizzerete questo maglioncino, lo proverete spessissimo, quindi andrete a provarvi lo sprone molte volte per vedere se state appunto procedendo nella maniera corretta, ed eventualmente, se avete un maglioncino di riferimento che vi sta bene, che vi piace, appunto della vestibilità che vi farebbe piacere ottenere, confrontate appunto lo sprone con un progetto, un maglione che avete già a casa. Quindi, una volta montati i nostri aumenti nelle seconde righe e ottenuti appunto un giro che sarà multiplo di 3, andremo a montare 2 righe tali e quali, quindi in questi 2 giri non faremo aumenti, di gruppetti di 3 maglie alte chiuse all'interno dello stesso spazio. Finito questo gruppo di 3 maglie alte, andremo a mettere su una riga di maglie alte tale e quale ai punti che abbiamo sottostanti nei giri di maglie, dei gruppettini di maglie alte, e poi nella seconda riga invece di maglie alte, anche qui anche qui nel primo giro, dopo i ciuffettini di 3, ci sono degli aumenti alterni, mi stavo dimenticando, che comunque vedrete nel tutorial. Nella seconda riga, se avete bisogno di mettere ulteriori aumenti, quindi di ulteriori maglie in più per allargare il vostro sprone, andrete a farlo quindi nella seconda riga di maglie alte. E dopodiché, una volta fatta questa mia prima sequenza, le sequenze successive vedete sì, vanno a ripetere. Quindi la prima sequenza, la seconda sarà tale quale dal puff in giù, e poi finiremo con l'ultima sequenza di punti puff. E ottenuta questa, andremo poi a fare il nostro giro di maglie alte, dove poi andremo a mettere in sospeso le nostre maniche. Quindi proseguiremo la nostra lavorazione in tondo nel corpo centrale della maglia, fino a che, raggiunta la lunghezza desiderata, andrò a fare il mio bordino a coste una e una, quindi ho lavorato le maglie a costa in rilievo, una davanti e una dietro. Anche qui io avevo soltanto 6 gomitoli per la lavorazione, e quindi ho fatto un bordino non tanto grande, ma ne avessi avuto un gomitolo in più sicuramente avrei allargato. A me sarebbe piaciuto avere una bordura più ampia, più o meno come quella che ho fatto nei polsini. Vedete, un pochino più lunga. Una volta appunto che ho lavorato tutto il mio corpo centrale della maglia, vi farò vedere come andare a riprendere le maniche, che lavoreremo in tondo circolarmente e facendo dei giri di diminuzioni. Anche qui io vi do appunto le diminuzioni per la manica che ho ottenuto, però nulla vi vieta di fare anche in modo diverso, nel senso che se volete una manica più ampia e poi che venga appunto un pochino più a sbuffo qui nel polsino, potete anche lavorare la manica tutta dritta e poi andare a fare delle diminuzioni nell'ultimo giro prima di fare il polsino. Quindi eventualmente potete sbizzarrirvi anche nel muovermi nel modo in cui vi piace ottenere di più un effetto magari anche diverso di questa maglia. Niente di complicato, è una lavorazione molto carina, che a me piace molto, e niente, adesso andiamo a vedere appunto come iniziare il nostro lavoro.
Dimenticavo di dirvi che è un progetto talmente bello che secondo me può essere realizzato anche con del cotone, perché molto spesso mi chiedete: ma lo posso realizzare soltanto in lana, lo posso fare solo con questo tipo di filato? Certo che no, ci si può sbizzarrire anche con la nostra fantasia, e quindi magari realizzarlo anche come capo primaverile, e magari utilizzando del cotone sempre abbastanza sottile, oppure secondo me è molto bello anche se non amate l'alpaca, perché comunque l'alpaca è un filato che tiene molto molto caldo, e potete anche lavorarlo con qualcosa appunto di più leggero, più delicato, come una merino extra fine, quindi bellissimo secondo me realizzato anche in merino, oppure con una lana misto cotone, un cotone o addirittura anche un lino. Magari, perché no, facendo anche uno scollo meno accollato, perché magari in primavera vogliamo qualcosa di più morbido e di più leggero, e quindi con uno sprone un pochino più morbido. Insomma, a voi la scelta su come poi realizzare questo maglioncino. Nelle misure poi che vi darò per gli aumenti, eventualmente per realizzare delle taglie più grandi, se utilizzate naturalmente lo stesso mio filato, vi direi di mettere su, magari nelle righe dove andrò a fare gli aumenti, nelle righe di maglie alte, un 6-8 aumenti in più rispetto a quelle che metto io per taglia, in modo di avere una lavorazione più abbondante. Se avete dubbi durante la lavorazione di questo progetto, perché magari realizzate una taglia diversa dalla mia o un altro tipo di filato, e avete piacere di avere un consiglio, scrivetemi pure, magari lasciandomi un messaggio nella mia pagina di Facebook, vi risponderò al più presto. Voi però non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale YouTube, Il Filo Rosso, e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video tutorial e di restare sempre collegati con me. Per la lavorazione di questo progetto io ho utilizzato un uncinetto del 3,5, un ago da lana per nascondere le codine, una forbice, se possono esservi utili dei segnapunti, magari per tenere come punto di riferimento il giro dell'inizio, e poi ho utilizzato 6 gomitoli e quindi 300 grammi di questo filato in alpaca. È un filato in 100% alpaca e ha una metratura, una resa molto molto importante, quindi una matassa da 50 grammi sono 167 metri e si può lavorare con gli uncinetti dal 2,5 al 3,5. Io ho utilizzato l'uncinetto del 3,5 per questo progetto. Se il maglioncino appunto lo fate cortino come l'ho fatto io, sono sufficienti per una taglia SM 6 gomitoli. Se dovete fare delle taglie più grandi, sicuramente 7-8 gomitoli saranno sufficienti. Ho scelto questo colore che è molto molto bello, si chiama Blush ed è il numero 9026. Quindi prendiamo il nostro uncinetto, il nostro filato e iniziamo il nostro progetto. Facciamo la nostra asola e andiamo a montare subito le nostre 6 catenelle iniziali, che sono quelle che ci serviranno per fare il nostro bordino elastico del collo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Inizio questo primo giro facendo delle maglie bassissime nella prima riga, in questo modo. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché faccio una catenella per alzarmi e vado a lavorare sempre per tutti i miei giri successivi a maglie alte in costa dietro. Quindi vedete, questa è la mia catenella e io devo lavorare la mia lavorazione prendendo le mie maglie nella costina qui dietro.
Quindi andrò a lavorare adesso a maglie basse, perciò 1, 2, adesso all'inizio è un po' difficile da maneggiare perché appunto il pezzettino è molto piccolo, però poi vedrete che mano a mano che il lavoro cresce si andrà meglio. Quindi 3, 4 e nell'ultimo angolino fate attenzione che c'è la quinta. In questo modo la prendete e la lavorate. Fate una catenella per alzarvi, girate il lavoro, adesso vedete che è un po' più visibile, e andate sempre a lavorare le 5 maglie basse in costa dietro. Quindi con giri di andata e di ritorno si farà sempre lo stesso procedimento, quindi 2, 3, 4 e l'ultima maglia che è questa qui dell'angolino, che è la quinta, in questo modo. Vi alzate sempre con una catenella, girate il lavoro e andate sempre a lavorare le maglie in costa dietro in questo modo. Quindi il procedimento per creare il nostro bordino del collo elastico sarà questo. Ci vuole un po' di pazienza, ma insomma poi la lavorazione vedrete che sarà molto bella. Il risultato che otterrete per il colletto, per il bordo elastico, vedete com'è elastico questo tipo di lavorazione, dovrà avere una lunghezza circa di 40 cm, quindi calcolate di lavorare per 40 cm il vostro collettino, che corrisponde all'incirca a 86 e 88 86-88 giri di maglie basse. Naturalmente appunto dovrete verificare, oppure anche più piccolo a seconda appunto delle vostre taglie e dimensioni, che all'interno appunto della circonferenza poi ci passi tranquillamente la vostra testa. Quindi per me questo colletto, diciamo chiuso in tondo, passa comodamente intorno alla circonferenza della testa, quindi non stringe quando passa. Ci sono dei centimetri di lasco in più rispetto alla circonferenza della mia testa. Una volta adesso che avrete ottenuto appunto i vostri 40 centimetri di bordino, andrete a chiudere in tondo il vostro colletto in questo modo. Quindi prendete il vostro uncinetto e vi agganciate alla prima maglia della lavorazione effettuata in questo modo e andiamo a chiudere in tondo la nostra lavorazione, quindi con una maglia bassissima. Poi mi aggancio alla maglia più esterna del mio bordino, quindi la seconda, e vado a prendere la seconda maglia dell'altro lato del bordino e vado a chiudere con una maglia bassissima il tutto. Quindi procedo così e vado a chiudere in tondo il mio bordino. Vedete, in questo modo abbiamo chiuso il nostro bordino, quindi questa sarà la parte del dietro e questa sarà la mia parte del davanti, e quindi ho chiuso il mio bordo tubolare in questo modo. Ora mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, e vado a fare tutto intorno a dei giri di maglie alte, e quindi ne farò 2, 1, 2, lascio perdere appunto il cordoncino centrale che trovo qui e ne vado a fare 2 all'interno di questi spazi. Vediamo se riesco a farvi vedere bene. Quindi vado a puntare il filo sull'uncinetto e poi entro in questo spaziettino qui e quindi vado a fare le mie maglie alte tutto intorno al mio bordino. Salto appunto il cordoncino che è quello
che si viene a creare verticalmente e faccio le mie 2 maglie alte in questi 2 spazietti. Salto il cordoncino, questa riga verticale, vado nella successiva e vado a fare la mia maglia alta e nella successiva ancora la mia maglia alta, in questo modo. Procedo così per tutta la circonferenza della mia lavorazione. Questo è il giro di maglie alte intorno al bordino. Io alla fine ho montato intorno 87 maglie alte, fatte in modo di avere un bordino che sia multiplo di 3, perché adesso il motivo dei punti puff che andiamo a lavorare sarà multiplo di 3. Quindi andate a chiudere a completare il giro chiudendo con una maglia bassissima all'interno della terza catenella della prima maglia con cui mi sono alzata, quella delle 3 catenelle, e quindi andiamo a fare una maglia bassissima e chiudiamo il nostro giro. Ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ora saltiamo uno spazio di base e nel successivo, vedete, sono qui all'interno di questa catenella, vado a saltare lo spazio successivo di base e poi nei 2 successivi seguenti vado a fare 2 maglie alte consecutive. Faccio una catenella, filo sull'uncinetto, entro nella maglia dello spazio che ho saltato, filo sull'uncinetto, entro nella maglia, faccio una seconda gettata, filo sull'uncinetto, faccio una terza gettata, filo sull'uncinetto e rientro e faccio una quarta gettata. Quindi vado a creare il mio punto puff. Passo con il filo attraverso tutte le mie maglie in questo modo, vedete. Salto uno spazio di base che non è questo, attenzione, perché in questo, vedete, siete entrati con la seconda maglia alta, quindi salto uno spazio di base e vado a entrare in questo e faccio le mie 2 maglie alte consecutive, quindi una e nell'altro spazio faccio la seguente, una catenella. Nella maglia dove ho lasciato lo spazio, quindi in questa, vado a fare con il filo sull'uncinetto le mie 4 gettate, quindi entro, faccio una gettata, filo sull'uncinetto, una seconda gettata, scusate che mi è venuta male, una seconda gettata, filo sull'uncinetto, una terza gettata, filo sull'uncinetto, una quarta gettata. Passo il mio filo attraverso tutte le maglie, filo sull'uncinetto, quindi salto la catenella seguente, che non è questa, non confondetevi, perché all'interno di questa, vedete, è tirata, avete fatto la seconda maglia alta, quindi salto la catenella successiva e nelle 2 seguenti faccio 2 maglie alte consecutive, quindi una maglia alta e all'interno dello spazio successivo una seconda maglia alta. Il punto puff, la catenella ho fatto adesso, il punto puff che vado a lavorare lungo tutta la mia circonferenza è sempre questo, quindi è molto molto semplice, se vedete, quindi filo sull'uncinetto, entro nella maglia che ho saltato e faccio il mio punto puff prendendo il filo sull'uncinetto e facendo le mie 4 gettate. Passo il filo attraverso tutte le mie maglie e riparto, quindi salto la catenella successiva e nella seguente ancora faccio una maglia alta e una maglia alta nella seguente catenella di base, una catenella, entro nello spazio che ho saltato, della maglia che ho saltato, e vado a fare le mie 4 gettate creando il mio punto puff. Procedo così la mia lavorazione di questi punti per tutta la mia circonferenza e ci vediamo alla fine. Completato il mio giro con questi punti puff obliqui,
vado a chiudere il mio giro, vedete mi resta la maglia che devo andare a saltare, e vado a chiudere il mio giro all'interno della terza catenella del giro di lavorazione precedente, in questo modo. Mi alzo con 3 catenelle. Adesso devo girare il mio lavoro in questo modo, quindi nella parte del rovescio, perché i punti puff sono obliqui e quindi li devo lavorare in questo modo. Pertanto che cosa faccio? Mi alzo con le mie 3 catenelle, vado a fare 2 maglie alte consecutive all'interno della seconda e terza maglia che trovo sopra la testina del puff. Vedete che ci sono 3 maglie, 1, 2 e 3. All'interno ci sono queste 3 catenelle sopra la testa del mio punto puff. Io vado a fare una maglia alta nella seconda maglia che trovo sopra la testina del mio punto puff e un'altra maglia sopra all'ultima, alla terza, diciamo, maglia che trovo sopra la testa del puff. Poi per fare le mie gettate vado all'interno di questo punto, che è quello davanti al mio punto puff, e faccio le mie 4 gettate, quindi 3 e 4. Chiudo tutte le mie maglie assieme in questo modo. Ora vado a fare sempre le mie 2 maglie alte all'interno del secondo e terzo punto delle 3 catenelle che trovo sopra il puff, quindi la prima la evito, faccio una maglia alta all'interno della seconda catenella, quindi quella centrale, poi faccio una maglia alta all'interno della seconda catenella, faccio la mia catenella di spaziatura e entro in questo punto qui, guardate, qui dentro. Quindi qui vado a fare le mie gettate, 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutte le mie maglie assieme e in questo modo, vedete, vado a formare i miei punti puff obliqui. Lo rivediamo insieme un'ultima volta, poi vi lascio procedere da sole. Vedete, questo è il mio punto puff e ho le mie 3 catenelle. Vado a fare le mie maglie alte all'interno della seconda, quindi della centrale e della terza. Quindi una maglia alta qui nella seconda catenella e una maglia alta all'interno della terza catenella di separazione, e per il mio punto puff entro qui dentro, quindi una, e vado a fare le mie gettate, 2, 3 e la quarta gettata. Chiudo il mio punto puff e riparto appunto con la sequenza e continuo così per tutta la mia circonferenza. Alla fine del mio giro mi vado ad agganciare alla prima maglia alta effettuata, quindi alla terza catenella delle 3 iniziali, e chiudo con una maglia bassissima il tutto. Mi alzo con 3 catenelle ed ora vado a girare il mio lavoro, perché adesso sono nella parte del rovescio, quindi vado a girare il mio lavoro e ritorno dalla parte del dritto. Procedo questo giro di lavorazione tutto a maglie alte, facendo una maglia alta sopra ad ogni maglia alta che trovo sopra il puff, quindi 1, 2, 3, e una maglia alta in quella centrale, quindi 3 sopra ogni puff e una all'interno dello spazio di separazione dei puff. Quindi facciamo assieme le prime catenelle, le prime maglie, quindi una maglia alta, una seconda maglia alta all'interno della seconda, nella terza maglia sopra il puff un'altra maglia alta, poi vado qui nello spazietto che divide i miei punti puff e ricomincio con le 3 maglie alte all'interno delle 3 catenelle che si trovano sopra la testa del mio puff. E quindi procedo così tutta questa riga di lavorazione. Lavorando con questo sistema andrò anche a fare degli aumenti e quindi alla fine mi troverò appunto con delle maglie in più rispetto a quelle che avevamo montato nella prima riga di lavorazione. Quindi il mio sprone in questo modo si va ad allargare. Quindi vi lascio procedere
con la lavorazione in questo modo. Alla fine del giro chiudo con una maglia bassissima, sempre all'interno della terza catenella delle prime 3 effettuate. Mi alzo con 3 catenelle. In questo giro farò soltanto maglie alte, e siccome io vado a farmi dovrò fare appunto in questo giro degli aumenti, e ho stabilito appunto di farne 8 all'interno di questo giro, perché per la mia taglia e per la mia vestibilità ho calcolato che sono più che sufficienti. Io mi ritrovo nel giro precedente con 114 maglie alte in totale. Quindi per fare 8 aumenti ho fatto la divisione 114 diviso 8, e all'incirca ogni 14-15 maglie mi vado a fare un aumento per distribuire in modo uniforme questi aumenti. Quindi ne ho fatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e sulla 14ª quindi vado a fare il mio aumento, perciò lavoro 2 maglie all'interno dello stesso spazio. Vado a distribuire quindi ogni 14 maglie un aumento per un totale di 8. Se dovrete lavorare una taglia più grande, effettuate appunto degli aumenti in più, quindi ne potrete fare dagli 8 fino ad arrivare ai 10-12 aumenti per appunto allargare il vostro sprone. Fine del mio giro, chiudo sempre con una maglia bassissima. Mi alzo con 3 catenelle. Adesso in questo giro, nel giro precedente, lavorerò allo stesso modo facendo delle maglie alte a gruppetti di 3 all'interno dello stesso spazio. Quindi rientro all'interno dello stesso spazio della mia maglia alta e faccio una maglia alta, e rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una seconda maglia alta. Quindi ho creato un gruppetto di 3 maglie. Salto 1-2 catenelle di base, nella terza faccio un altro gruppetto di 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Salto 1-2 spazi di base, e all'interno del terzo faccio 3 maglie alte. Procedo così lungo tutta la mia circonferenza, lavorando questi gruppettini di maglie alte. Fate bene il calcolo che le maglie alte sottostanti siano multipli di 3, in modo da poter contenere tutti questi gruppetti di maglie alte, di 3 maglie alte raggruppati all'interno dello stesso punto, che è appunto multiplo di 3, eventualmente aggiustate con un aumento o una diminuzione. E alla fine di questo giro, vedete, a me restano quindi 1-2 maglie, e nella terza, dove sarei andata a fare il gruppetto, ho il gruppetto successivo e mi chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella del primo gruppo di maglie alte che avevo effettuato. Mi sposto con delle maglie bassissime al centro della catenella della maglia centrale delle 3. Mi alzo con 3 catenelle e riprendo con la lavorazione tale e quale come ho fatto nel giro precedente, quindi con questi 3 gruppi di maglie alte che vado a lavorare assieme sopra la maglia centrale di ogni gruppetto. Quindi all'interno della seconda maglia delle 3 che ho fatto vado a lavorare il mio gruppetto delle 3, e quindi procedo tutto questo giro lavorando sempre a gruppetti di 3 maglie alte all'interno dello stesso punto, quindi sopra la seconda maglia alta, quindi la maglia centrale, e lavoro tutta la mia circonferenza in questo modo, semplicemente.
Quindi vado a creare quello che è questo mio motivo, che poi appunto ribaltato, vedete, in questo modo creerà questo effetto qui che è molto molto carino. Dato il mio giro, chiudo come sempre con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle. Ora questo giro lo vado a lavorare a maglie alte, però con degli aumenti. Vi faccio vedere come. Allora, ora ho lavorato una maglia alta sopra ad ogni maglia disponibile del gruppetto delle 3 e un triangolino sì, un triangolino no, vado a fare all'interno della maglia centrale delle 3 un aumento, quindi significa qui ho lavorato 3 maglie, normalmente 3 maglie alte, qui andrò a lavorare una maglia alta con l'aumento al centro e una maglia alta, qui le 3 maglie normalmente, quindi una maglia sì e una maglia no, vado a fare al centro gli aumenti, quindi vediamo assieme come. In questo triangolino di 3 maglie ho lavorato le mie 3 maglie alte normali, qui vado a fare l'aumento, quindi una maglia alta, nella centrale vado a fare l'aumento, quindi vado a fare 2 maglie lavorate all'interno dello stesso punto e poi l'altra maglia. In questo triangolino non vado a fare l'aumento, quindi in questo gruppetto di 3 vado a fare semplicemente 3 maglie alte consecutive. Ok? In questo gruppetto di 3 vado a fare l'aumento, quindi alterno gli aumenti, quindi qui vado a fare nella centrale 2 maglie lavorate all'interno dello stesso punto effettuando l'aumento. Nel gruppetto successivo lavoro semplicemente 3 maglie consecutivamente e 3. Nel triangolino successivo, nella maglia centrale delle 3, vado a fare il mio aumento. Quindi procedo così lungo tutta la mia circonferenza questa lavorazione. Alla fine di questo mio giro chiudo con una maglia bassissima. Mi alzo con 3 catenelle e in questo giro di lavorazione vado semplicemente a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante. Allora, finito questo giro, quindi completato con queste 2 righe di maglie alte, io vado a provare questo sprone in modo che posso valutare, ma lo provo anche già prima di fare magari la seconda riga di maglie alte. Io l'ho provato lavorandolo moltissime volte. L'ho provato una prima volta quando ho fatto il collettino iniziale, strada facendo sempre mano a mano. Ovviamente adesso non fateci caso perché appunto sto lavorando su un prototipo piccolino per farvi vedere la lavorazione com'è, ma è proprio provandolo, indossandolo, che ho valutato strada facendo il da farsi, perché non avevo né schemi né progetti né nulla su cui basarmi per poter creare un maglioncino di questo tipo, ma soltanto testandolo, strada facendo. Infatti una volta fatto il collettino e montate le mie maglie, i miei punti puff, sapesse quante volte l'ho disfatto e l'ho rifatto applicando degli aumenti strada facendo in maniera diversa, perché magari il progetto era troppo piccolo e quindi non mi andava bene. Quindi l'ho veramente, il pezzettino soprattutto dello sprone iniziale, prima di arrivare a quello finale, l'ho veramente testato e fatto e riprovato, fatto e disfatto diverse volte. Quindi adesso vabbè, voi una base di partenza ce l'avete, che è questa che vi sto dando io, però il consiglio che io vi do, appunto soprattutto quando vi trovate in questi giri di maglie alte, laddove avete la possibilità di al limite mettere su anche più aumenti, fatelo. Quindi per me questa seconda riga l'ho fatta semplicemente montando una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante, perché mi andava bene così, ma nulla vieta appunto se avete una taglia maggiore o un seno appunto abbondante, avete bisogno appunto di montare più aumenti, lo potete fare anche
anche in questa seconda riga, valutando che poi appunto nella riga successiva mi andrete a fare i miei punti puff nuovamente, quindi andrete a riprendere con la riga di lavorazione dei punti puff, e quindi fate in modo che se fate degli aumenti di trovarvi con delle maglie multiplo di 3. Comunque il consiglio che vi do è, strada facendo, di provare e riprovare continuamente lo sprone, perché appunto è dallo sprone iniziale che noi andiamo a creare la nostra maglia, e poi andiamo anche a mettere i nostri marcapunti per segnare il passaggio degli scalfi, appunto delle braccia. Quindi non deve essere uno sprone stretto, ma appunto deve essere uno sprone che mi dia la possibilità poi di avere la giusta mobilità e il giusto spazio per il passaggio delle braccia, ma anche appunto la mobilità necessaria per indossare un capo comodo, e non deve essere però insomma neanche troppo largo. Concluso il mio giro di maglie alte, chiudo sempre con una maglia bassissima, mi rialzo con 3 catenelle e riparto a fare la mia sequenza dei punti puff. Quindi adesso riparto con i punti puff, poi i miei 2 giri di maglie alte con gli aumenti, le 2 sequenze di ciuffetti di 3 maglie alte fatte all'interno dello stesso punto, e così via. Quindi mi alzo con le mie 3 catenelle, salto uno spazio di base, faccio una maglia alta, nella successiva un'altra maglia alta, una catenella, e rientro nella maglia che ho saltato facendo 4 gettate e creando così il mio punto puff. Salto una catenella, entro nella successiva e riparto così con le mie 2 maglie alte, un'altra catenella, e riparto con la mia sequenza di punti puff. Ora vediamo, prendo lo sprone della maglia e vediamo un attimo come proseguire. Eccoci qua. Allora vedete, questo è il mio maglioncino. Quindi il primo pezzo l'abbiamo visto insieme. Ora devo andare a ripetere questa sequenza. Quindi ho fatto la mia prima parte con i punti puff, i 2 giri di maglie alte, i 2 gruppi di ciuffetti di 3 maglie alte, e di nuovo i 2 giri di maglie alte con gli aumenti. Adesso mi ritrovo a questo punto, quindi vado a rifare la stessa sequenza che ho fatto. Quindi una prima volta, una seconda volta, e poi finisco, quindi sono 1-2 sequenze, e finisco il mio giro, dove poi andrò a dividere la maglia per lasciare il passaggio delle braccia, e l'ultimo giro che io andrò ad effettuare sarà questo, il giro di punti puff. Procedo per la seconda sequenza come ho fatto per la prima. Soltanto a differenza che mentre nel secondo giro di maglie alte avevo fatto 8 aumenti intorno alla circonferenza, qui lo sprone devo andare ad allargarlo un attimino di più, e quindi nel secondo giro di maglie alte che io ho fatto, in questo qui, ho montato 2 aumenti in più, quindi anziché 8 sono andata a montare intorno alla circonferenza 8 aumenti. Dopodiché appunto ho ripreso con i miei 2 giri di ciuffetti di maglie alte, 2 gruppetti. Lo stesso nel giro successivo ho sempre fatto come vi ho spiegato prima, gli aumenti alterni, e lo stesso nella mia riga finale ho montato 12 aumenti anziché 10, quindi sono andata ulteriormente ad allargare un attimino il mio sprone. Ho finito con il mio giro di punti puff e un giro di maglie alte, come vedete. E adesso vi lascio proseguire appunto con il vostro sprone,
e ci vediamo per quando appunto arriviamo al momento in cui dobbiamo mettere i nostri segnapunti per suddividere il nostro lavoro e lavorare appunto poi soltanto la parte centrale del corpo della maglia, vedete, in questo modo, completando appunto con la mia fascetta finale. Quindi vi lascio alla lavorazione. Non abbiate dubbi per la parte appunto iniziale di questo sprone, nel senso che se volete fare qualche aumento in più o ritenete appunto che i miei aumenti siano troppi, potete valutare voi strada facendo come muovervi, provando e riprovando mano a mano che lavorate lo sprone iniziale della vostra maglia. Dopo che io ho lavorato tutte le mie sequenze di punti fantasia e sono arrivata appunto al momento di dividere lo sprone e quindi di andare a mettere i miei segnapunti per lasciare lo spazio per il passaggio delle braccia e continuare la lavorazione soltanto del corpo della maglia. Ora vediamo come appunto dividere il lavoro. Intorno a tutta la mia circonferenza, quindi della parte finale della circonferenza, quindi la parte più ampia, io ho 292 catenelle, quindi mi trovo con 292 catenelle, 292 maglie, scusate. Però appunto questo poco importa, perché appunto potrete avere un numero diverso dalle mie, perché magari avete una taglia maggiore o minore, e quindi vediamo come fare la suddivisione. Quindi questa è la mia circonferenza, quindi la parte finale della mia maglia. Ho indossato il capo e ho visto più o meno, facendomi aiutare, quale fosse la misura necessaria per il passaggio delle mie braccia, calcolando che poi andremo comunque a montare delle maglie perché altrimenti il lavoro verrebbe pinzato se non dovessimo chiudere qui, mentre noi comunque andremo a montare una catenella per facilitare la mobilità delle braccia. Quindi io ho visto che per me questa circonferenza per il passaggio delle braccia coincide con circa 64-65 maglie. Quindi che cosa ho fatto? Dalle 292 catenelle maglie, diciamo, ho tolto le 65 per un braccio, per il giro del braccio, le 65 per il giro dell'altro braccio, e quindi in totale per il corpo centrale me ne resterebbero 162, quindi per la parte del centro. 162 diviso 2 per trovare quante maglie lasciare sul davanti e quante sul dietro fa 81. Quindi significa che suddivise le mie maglie, quindi le 65 dove io ho messo 2 segnapunti, vedete, e continuando la lavorazione dalla parte del dietro, io adesso andrò ad aumentare delle catenelle, perché non vado ad unire questa parte, ma ho messo semplicemente i segnapunti, lavoro dalla parte dietro delle maglie alte fino al mio segnapunti. Quando sarò arrivata appunto al segnapunti che indica il passaggio dello scalfo, adesso andremo a vedere, monterò una catenella, andrò a congiungermi dall'altro lato e farò la stessa cosa, appunto continuando a lavorare sul davanti le mie maglie e mettendo in sospensione l'altra manica, che adesso andrò a fermare appunto con i 2 marcapunti. Quindi è molto semplice il ragionamento da fare per la suddivisione, perciò io avrò 65 per le 2 maniche, 65 per ogni manica, e andrò a mettermi appunto i miei marcapunti, e per il dietro ne avrò 81 e per il davanti ne avrò 81. Se avete un seno abbastanza abbondante, potete diminuire qualche catenella per la parte, qualche maglia per la parte dietro e aumentarla sul davanti. Infatti si potrebbero per esempio fare 78 maglie dietro, nel mio caso, e 84 per la parte davanti, perché appunto la parte del seno porta via più centimetri. Il totale farà sempre 162. Magari vado a mettere qualche maglia in più davanti e ne lascio qualche meno indietro. Questa è una valutazione che farete voi in base alla vostra taglia e alla vostra fisicità.
Quindi una volta finita la mia sequenza di punti puff e fatto il solito giro di maglie alte come vi avevo fatto vedere appunto per le altre sequenze della maglia, inizio il secondo giro di maglie alte partendo appunto dal punto dove mi sono congiunta. Alla fine mi sono alzata con 3 catenelle e ho proseguito la lavorazione con le mie maglie alte fino a che appunto ho messo il mio marcapunti. Se il mio sprone per la parte dietro, e qui sono nella parte dietro perché appunto nella lavorazione qui dove vado ad agganciarmi nel giro appunto sarà il mio dietro, avevo 81 catenelle all'incirca qui nel lavoro 40, perciò la metà prima di arrivare al mio marcapunti. Quindi io sono qui nella parte esattamente centrale. Adesso lavoro le mie maglie fino a che raggiungo il mio marcapunti, che è quello della manica. Ecco qui. Quindi ho lavorato le mie maglie, lavoro tutte le mie 40 maglie. Appunto voi avrete magari un calcolo di maglie diverse. Una volta che sono arrivata al mio segnapunti, che va a delimitare la parte appunto della circonferenza del braccio, che nel mio caso è di 65 maglie, vado a montare 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6 perché appunto secondo me per la mia taglia, per la mia vestibilità sono più che sufficienti appunto per agganciarmi all'altra parte, appunto per la parte dello scalfo, per avere i centimetri corretti. E quindi che cosa faccio? Una volta montate le 6 maglie, questa è la mia manica, questo è il mio marcapunti, queste sono le mie 65 maglie che andrò a mettere in sospeso, metto il filo sull'uncinetto e continuo la lavorazione da quest'altro lato, vedete, a maglie alte, e quindi vado a proseguire il mio lavoro sul davanti. E perciò vado a lavorare le mie, nel mio caso, le mie 81 maglie del davanti. Vi faccio vedere. Quindi io sono arrivata fino a qui, ho montato le mie 6 maglie, mi sono congiunta a quest'altro punto che è la manica, e adesso vado a lavorare il mio davanti e le mie 81 maglie, e farò la stessa cosa quando sarò arrivata all'altra manica. Monterò le mie 6 maglie, mi congiungerò di qui e continuerò la lavorazione alla maglia alta, lavoro l'ultima quarantina di maglie e avrò completato il mio giro. Quindi vedete che non c'è niente di complicato in questa lavorazione. Quindi poi nei giri successivi, questa sarà la manica che lascerò perdere per il momento, e andrò a lavorare soltanto il corpo della mia maglia. E quindi proseguo adesso tutta la lavorazione a maglie alte fino a che arrivo all'altro marcapunti, e poi vediamo assieme come procedere. Ecco qui, questa è la mia manica, ho continuato le mie maglie, la lavorazione delle maglie alte per la parte davanti, sono arrivata al segnapunti, che è quello che mi delimita l'altra manica. Ecco qui ho messo in sospeso le mie 65 maglie, eccole qui, vedete, da marcapunto a marcapunto. Faccio le mie 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Vado a prendere l'altro segnapunti in questo modo, vedete, la manica è questa, e continuo la lavorazione a maglie alte da questo lato. E completo così la parte della lavorazione della maglia con l'ultimo pezzo del dietro, perché già a metà ne avevo lavorata prima, vedete, quindi mi manca soltanto questo pezzettino e mi aggancio all'altro pezzo, che è la parte centrale della schiena della lavorazione.
Finita di lavorare le altre maglie della metà della parte dietro, mi unisco appunto alla terza catenella della prima maglia effettuata con una maglia bassissima. Ed ora, adesso d'ora in poi farò sempre così, quindi mi aggancio con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle e proseguo la lavorazione in tondo tutta a maglie alte. Quindi adesso andiamo a vedere come fare quando arriviamo alle 6 maglie montate. Semplicemente andremo a lavorare tutto a maglie alte anche sopra le 6 catenelle. Quindi proseguiamo la lavorazione a maglie alte. Ecco, vedete, con le maglie alte mi sto avvicinando al punto dove ho montato le mie 6 maglie. Posso anche togliere i miei marker a questo punto perché non mi servono più, devo proseguire la lavorazione nella circonferenza e andrò a proseguire lavorando all'interno di ogni catenella le mie 6 maglie alte. Quindi in questo modo sono andata a suddividere la lavorazione e sto lavorando, e d'ora in poi lavorerò solo per il corpo centrale della mia maglia. In questo modo continuo la lavorazione. Quando sono arrivata all'altro scalfo procedo con lo stesso sistema. Come vedete, io ho proseguito la lavorazione del corpo tutto intorno della maglia e ho lavorato per 19 righe di maglie alte, quindi all'incirca ho lavorato per 20 centimetri. La scelta appunto della lunghezza della maglia è soggettiva, perché io ho voluto dare appunto al pull una lunghezza abbastanza corta per portarlo in vita, e quindi vedete voi poi per quanti centimetri lavorarlo. Adesso prima di andare a fare l'ultimo giro appunto costa, quindi nella fascetta finale, nell'ultimo giro di maglie alte io applico pochine di diminuzioni e poi andrò a lavorare con un punto a coste in rilievo una a una. Adesso vi faccio vedere come. Quindi nell'ultimo giro, così indicativamente, vi dico che a me erano rimaste 162 maglie alte e andrò a fare 8 diminuzioni portando le mie maglie da 162 a 154, e significa che nel mio caso ogni 20 maglie alte che vado a lavorare applico una diminuzione in modo da trovarmi appunto con gli 8 diminuzioni intorno alla mia circonferenza. Quindi lavoro le mie maglie alte intorno, e io ho calcolato, per calcolare ogni quante maglie e fare la diminuzione, ho fatto 162 diviso 8 e all'incirca il risultato è 20, quindi significa che ogni 20 maglie andrò ad applicare la mia diminuzione. La diminuzione quindi la farò in questo modo: lavoro una maglia alta senza chiuderla, lavoro una seconda maglia alta senza chiuderla, chiudo le maglie assieme ed ho applicato la mia diminuzione, lavoro altre 20 maglie alte e vado a fare la mia seconda diminuzione, così appunto per 8 volte, perché appunto io ho calcolato che questa era la misura appunto di diminuzioni che mi andava bene. Anche qui è una questione di gusto, io le ho fatte per andare a restringere un po' la circonferenza della lavorazione prima di lavorare il bordo della fascetta finale, però appunto anche qui è una scelta che poi andrete a fare voi se vi piace o meno. Una volta terminato il mio giro, chiudo come sempre con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle. Mi raccomando, accertatevi che l'ultima riga di maglia effettuata sia di numero pari, perché dovremo fare adesso la lavorazione a coste. Quindi mi alzo con 3 catenelle e vado a lavorare, anziché lavorare la maglia alta successiva normalmente, la lavoro in costa davanti, quindi in questo modo. La successiva la vado a lavorare in costa dietro.
Quindi adesso alterno tutta la mia lavorazione, un punto a costa davanti e un punto in costa dietro, in questo modo. Così verrà effettuato il mio bordino a coste, in questo modo. E procedo così per tutta la mia circonferenza. Una volta terminato il giro, chiudo agganciandomi alla terza catenella della prima maglia che avevo effettuato all'inizio. Mi alzo con 3 catenelle. Ora, laddove trovo la maglia alta in rilievo, vado a rifare la maglia alta in rilievo. Quindi vado a rifare la stessa cosa del giro precedente, e dove le maglie alte in rilievo le porto in rilievo e dove le ho invece in costa dietro, vedete, vado a fare la maglia in costa dietro, e quindi lavoro per un po' di centimetri il mio bordo in questo modo. Vedete, qui ho la costa, la maglia alta in costa davanti, e qui ho la maglia alta in costa dietro, e quindi la vado a prendere in costa dietro. Non faccio altro che ripetere gli stessi punti che ho fatto prima, quindi maglie alte una volta in costa davanti e una volta in costa dietro. Procedo così la mia lavorazione. Io ho lavorato, vedete, il mio bordino a coste per circa 4 centimetri, però poi valuterò strada facendo se farlo anche un pochino più alto, perché poi alla fine magari me lo riprovo e vedo se mi va bene, o se fare una fascetta diciamo più lunga. Vedete, è molto carino il bordino che si viene a creare con questo tipo di lavorazione a coste, una davanti lavorata una dietro, mi piace moltissimo. E niente, quindi comunque la scelta appunto di quanto alto fare questo bordino, insomma, è soggettiva anche a seconda del vostro gusto. Ora andiamo a vedere come lavorare, come agganciarci e lavorare la manica. Vedete, una prima manica io ho già iniziato a lavorarla, e ora vediamo assieme come agganciarci e lavorare appunto la seconda manica assieme. Per lavorare la nostra manica prendiamo il punto più sotto dello scalfo, vedete qui, dove noi abbiamo creato le nostre maglie, prima le nostre catenelle. Vado a puntare l'uncinetto. Io, vedete, avevo creato 6 maglie, 1 2 3 4 5 6, e vado a puntare l'uncinetto al centro, quindi dove ho la terza maglia. Prendo il mio filo, ne lascio un pezzettino che vado ad inserire dentro la manica, che poi nasconderò con l'ago da lana, e quindi mi aggancio con il filo e mi alzo con 3 catenelle, quindi 1 2 e 3. Adesso proseguo la lavorazione lungo la circonferenza della mia manica, e il filo appunto che ho sotto, mano a mano che lo lavoro, lo vado a prendere nascondendolo, diciamo, sul bordo, sotto al bordo. Quindi per ogni maglia alta disponibile sottostante vado a lavorare una maglia alta. Vedete, prendo il mio filo e cerco di nasconderlo dentro, senza doverlo passare poi tutto con l'ago da lana. Quindi lavoro ogni maglia alta sopra ogni maglia disponibile. Quando arrivo qui, che sono nell'angolino, e appunto ho queste maglie del bordo, prima di incontrare poi il giro diciamo di maglie alte naturali normale, faccio delle maglie alte lavorandole. Vedete, ho la maglia alta
che dritta sarebbe così in verticale che mi vengo a trovare in obliquo, quindi vado a lavorare nel bordo di una maglia alta, lavoro 2 maglie in questo modo. Fintanto che poi trovo il mio bordo di maglie alte e quindi vado a lavorare una maglia sopra ogni maglia alta disponibile, e quindi lavoro tutto intorno alla mia circonferenza per creare la mia manica pian pianino. E quindi lavoro una maglia alta sopra ad ogni maglia alta disponibile. Ci vediamo alla fine della lavorazione di tutta la circonferenza. Una volta lavorata tutta la circonferenza della mia manica, chiudo con una maglia bassissima agganciandomi alla prima maglia del giro. In questo modo mi alzo con 3 catenelle. Ora per i primi 6 giri, vedete questa è la circonferenza che io ho lavorato, ora per i primi 6 giri consecutivi faccio 2 diminuzioni per ogni giro e lo faccio nella parte che si trova della manica sotto, quindi andrò a fare una diminuzione all'inizio e una diminuzione alla fine. Quindi lavoro la mia prima catenella disponibile, dopodiché vado già a fare subito la prima diminuzione, quindi lavoro una maglia, lavoro una seconda maglia e chiudo tutte le maglie assieme. Ora lavoro tutta la mia circonferenza normalmente a maglie alte, quindi per i primi giri, per i primi 6 giri faccio 2 diminuzioni a inizio e a fine giro, poi per tutti i giri consecutivi della manica farò 2 diminuzioni, un giro sì e un giro no. Quindi adesso procedo a lavorare tutta la circonferenza a maglie alte. Io nel primo giro che ho effettuato mi sono ritrovata così indicativamente con 78 maglie alte intorno alla mia circonferenza, quindi vi lascio lavorare a maglie alte lungo tutta la circonferenza e ci vediamo alla fine per la diminuzione. Vedete, sono arrivata alla fine del mio giro e quindi mi trovo a dover lavorare le ultime 2 maglie, quindi lavoro una maglia alta non chiusa, nel successivo un'altra maglia alta non chiusa e poi lavoro tutte le mie maglie assieme. Mi resta un'altra maglia da effettuare, quindi in prossimità della fine io ho fatto la seconda diminuzione. Chiudo poi il mio giro con una maglia bassissima. In questo modo all'interno della mia terza maglia. Mi alzo con 3 catenelle e riparto con il mio giro. Lavoro la mia prima maglia e faccio subito un'altra diminuzione, quindi a inizio e fine giro faccio subito le mie diminuzioni, quindi per i primi 6 giri 2 diminuzioni a giro e poi dal sesto giro in poi 2 diminuzioni a giri alterni. Operando in questo modo otterrete una manica che
gradualmente si asciugherà verso la fine. Vedete, io ancora devo terminarla, però gradualmente si andrà a restringere in questo modo. Io ho lavorato con delle diminuzioni per circa 15 cm, dopodiché ho lavorato la manica così con le stesse maglie appunto che mi si riproponevano, quindi non ho più fatto diminuzioni dopo i primi 15 cm. Alla fine, nell'ultimo giro, quello prima di ottenere il polsino, ho fatto nel mio caso 10 diminuzioni per restringere e dopodiché, dopo aver fatto le mie diminuzioni, come avete visto per la lavorazione appunto della parte finale della base del maglione, ho lavorato il mio polsino. Non ve lo faccio vedere perché l'abbiamo già visto appunto per la lavorazione della base del maglioncino. Ho lavorato il mio polso a coste 1 e 1 sempre, e ho lavorato circa un polsino di 7-8 cm. Anche oggi siamo giunti alla fine di questo video tutorial. Spero che il progetto vi sia piaciuto e di esservi sufficientemente d'aiuto per poter realizzare questo tipo di maglioncino, che trovo veramente molto carino e anche molto versatile, perché lo possiamo indossare sia con un pantalone elegante, magari anche a vita alta, se come me lo realizzerete corto, oppure anche potete farlo anche un pochino più lungo, lo potete portare con un jeans. Insomma, veramente ci sono diverse alternative per l'indosso. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se il progetto vi è piaciuto. Io vi do un caro saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo video tutorial. Un abbraccio, a presto, ciao ciao!